Ecco che in questa cultura si è dato una simbologia a queste due energie. La linea intera rappresenta lo yang, rappresenta. La linea spezzata, quindi la stessa linea divisa, rappresenta lo yin. Un codice binario, è come dire 0-1, come dire 0-1. Linea intera yang, la presenza, linea spezzata yin, l'assenza. Presenza e assenza. Ma la vita non è fatta di nero o di bianco. Questo è importante da capire, perché uno potrebbe dire: e allora perché tutta questa confusione? Fino ad arrivare addirittura che questi 8 pezzi, 8 tegrammi moltiplicati per se stessi diventano 64, 8 per 8, 64, che sono gli esagrammi dello I Ching, del libro delle mutazioni. Vedete? Un esagramma con tutto il suo commento e Confucio che spiega cosa ne pensa. Ok? Perché la vita non è fatta di nero e di bianco. La vita non è fatta di nero e di bianco. È fatta di, qualcuno di voi l'ha detto prima, ma c'è un po' più, tu l'hai detto, Alessandro, tu mi sa sfumatura adesso. Sì, ma avete detto anche, ma c'è un po' più di yang. Come? Non è yang o yin? No, c'è un po' più di yang che di yin, lì c'è però un po' di meno. Cioè la vita è fatta di qualcosa di più sottile, che semplicemente una linea di demarcazione, sei da una parte o sei dall'altra. Magari c'è questa linea di demarcazione, però con tante varianti da una parte e tante varianti. La prima cosa che hanno fatto, che hanno sentito il bisogno di fare, è di aggiungerci un'altra linea. Ed ecco che abbiamo 4 simboli corrispondenti a 4 stagioni nella tradizione. Abbiamo 2 yang. Per tradizione orientale si parte sempre dal basso. Nella lettura di queste cose non si parte mai dall'alto, ma dal basso. Ci sarebbe da dire non poca roba, non la dico, ma andiamo avanti. 2 linee yang. È proprio le anime, cioè è yang sotto ed è yang sopra, è proprio yang. Poi una linea yang sotto, ma una linea in sopra, è un piccolo yin, un piccolo yin. Poi il contrario, una linea in sotto, è una linea yang sopra, è un piccolo. Vuol dire che la sua sostanza, la base yin, ma un po' di yang. Vuol dire che la sua sostanza, la base yang, ma un po' di yin, è un piccolo. E finalmente abbiamo in sopra, o è proprio tanto yin. Vediamo l'esempio, perché così è astratto, è come se parlassi di una forma di matematica. Queste sono le combinazioni possibili, con yin e yang prendendone 2. Non ne abbiamo altre, è una cosa matematica. Ma vediamo in concreto perché hanno creato questa cosa qua. Questo è l'esempio che davo a Giuseppe. Diceva, parte sotto può rappresentare la vastità di un territorio, la base, la concretezza di un territorio. La parte sopra può rappresentare quante persone vivono la popolazione in questo territorio. Abbiamo dei paesi, diceva Joshua, come la Cina e come l'America, gli Stati Uniti del Nord, che sono grandi come territorio, con tanta popolazione. Sono proprio gli altri questi paesi. Poi abbiamo invece dei paesi che sono grandi come territorio, ma piccoli, con poca popolazione, che ne so, la Siberia, vastità. Anche la Mongolia è enorme, con bassissima popolazione. Poi abbiamo paesi invece con un piccolo territorio, una quantità enorme di popolazione. Giappone. Il Giappone è il simbolo, è veramente piccolo, sono 3 isolette, nell'insieme poco più grande dell'Italia, con tanta gente,
concentrate in quello spazio lì, ad esempio. Poi abbiamo invece piccoli territori con poca gente. Pensate a queste isole italiane sparse, le Eolie, eccetera, queste isole dove sono piccoli territori con la gente. Ci sarà il momento in cui va il turismo, ma durante l'anno c'è poca gente in un territorio piccolo. Le isole sono un esempio, molte isole sono un esempio di piccoli territori. Ecco, avete visto il perché hanno creato sto viaggione? Hanno creato sto viaggione per capire meglio la vita, non bastava Yin e Yang e basta, hanno dovuto aggiungere il 2 per poter spiegare meglio le relazioni che capitano nella vita, non soltanto stai stretto, stai largo. Capite? Non bastava, stai stretto, stai largo in un grande territorio, stai largo in un piccolo territorio, quindi siete pochi, eccetera, eccetera. C'era bisogno di comprendere meglio. Prima di andare a integrarmi nella parte finale del nostro discorso, un altro esempio dei 4 simboli, la febbre in medicina tradizionale cinese. Sotto ci mettiamo la costituzione fisica, il vigore, la forza. In che condizioni siamo? Yang è il vigore, Yin è la fragilità. E anche i forti possono essere fragili, anche i fragili possono essere forti. Il gatto messo all'angolo si fa sentire, mai mettere un gatto in un angolo che diventa un tigrotto, famoso, no? Sopra c'è la febbre, sopra abbiamo la febbre. Persona forte con febbre alta, buon segno, ottima reazione. La febbre in queste culture uccide, non è che devi abbassarla, a meno che non diventa altissima, che danneggia il cervello, quindi che deliri, eccetera. Allora lì facciamo gli impacchi anche in Cina. La febbre è vista come un tentativo di aggressione dei nemici. Quindi persona forte con febbre alta, no? Reazione buona. Persona forte con febbre piccola, buono, basta che non duri a lungo. Se dura a lungo è un simbolo di qualcosa che potrebbe essere ben più grave del corpo forte con la febbre alta, perché sei forte ma hai una febbricola. Interessante. Persona debole, fragile, con la febbre alta. Sei ferito, ferita grave, sei debole e in più ti comincia a venire la febbre alta. Tiro la brutta aria. Di andare dall'altra parte. Sei debole con una febbre piccola, non è detto che sia grave, le cronicità, raffreddori per 6 mesi, una febbrina costante, sei sempre stanco, però sei vivo. La cosa forse che fa più paura in medicina cinese è essere deboli con la febbre alta. Vedete che avevano bisogno di dire, non si può dire solo Yin e Yang, non si può dire solo Yin e Yang, ho bisogno di vederci più chiaro, ne devo aggiungere almeno 2, però anche questo non basta. Anche questo è stato visto nei loro millenni di storia come troppo poco. Ed ecco che hanno aggiunto un'altra energia, le 3 energie, una in basso, una al centro e una in alto, che per noi nelle arti marziali. So hush, little